Ciao a tutte cari amiche uncinettine e ben ritrovate nel mio angolino creativo. Oggi voglio proporvi questo progetto realizzato in collaborazione con l'azienda Un Filo di Passione. Nel tutorial che vedremo come realizzare questo progetto con la tecnica del top down e vi darò anche delle indicazioni sulla taglia. È l'ideale per questo periodo di transizione tra l'estate e l'autunno perché è un capo abbastanza leggero ma che comunque ci tiene al caldo. Per realizzare questo bollerino barra coprispalle ho utilizzato solamente 131 grammi di filato Basic Cotton dell'azienda Un Filo di Passione. Il colore che ho utilizzato è un color acqua marina con codice colore 73, quindi se volete potete andare sul sito www.unfilodipassione.it e trovare il filato Basic Cotton. Il tutorial è stato realizzato per una taglia SXS, ma se siete una taglia più grande potete semplicemente aumentare il numero delle catenelle e il procedimento rimarrà lo stesso. E adesso vi lascio al tutorial. Per realizzare il nostro bollero coprispalle andremo ad utilizzare del cotone Basic Cotton dell'azienda Un Filo di Passione ed un uncinetto numero 3,5. Iniziamo realizzando un nodino scorsoio e avviamo 120 catenelle per una taglia S. Se volete una dimensione più grande, avviate un numero di catenelle multiplo di 5. Adesso mettiamo tutta la catena dalla parte rivolta verso il dritto e andiamo a chiudere formando un anello con una maglia bassissima. Adesso avviamo 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto e facciamo una maglia alta. Adesso andiamo a fare 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, filo sull'uncinetto, saltiamo 4 catenelle di base, 1, 2, 3 e 4 e nella quinta andiamo a realizzare una maglia alta. Creando questo archetto. Ancora 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, filo sull'uncinetto e nella quinta catenella di base andiamo a realizzare una maglia alta e continuiamo realizzando altri 2 archetti per un totale di 4. Terminati i nostri 4 archetti, continuiamo la lavorazione facendo 2 catenelle, 1, 2, filo sull'uncinetto, rientriamo nello stesso punto e andiamo a realizzare una maglia alta. Questa parte formata da 4 archetti sarà la parte che andrà sulla spalla. Adesso da quest'altro lato andremo a ripetere lo stesso procedimento, ma questa volta andremo a fare 8 archetti. Quindi ricomincio con 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, filo sull'uncinetto e nella quinta catena di base faccio una maglia alta, 1, 2, 3, 4, entro nella quinta e faccio una maglia alta, creando così il primo archetto della parte lunga. E continuo così fino a quando non avrò 8 archetti. Completati i miei 8 archetti, vado a fare 2 catenelle, 1, 2, filo sull'uncinetto, entro nello stesso punto e vado a fare una maglia alta. Adesso andiamo a ripetere la sequenza di 4 archetti anche dal lato opposto e poi rifaremo da quest'altro lato altri 8 archetti. Arrivati a questo punto, questo sarà il nostro ottavo archetto che andremo a chiudere con una maglia bassissima all'interno della terza catenella che abbiamo lavorato all'inizio. Puntiamo l'uncinetto nella terza e chiudiamo con una maglia bassissima. Al termine del giro la lavorazione si presenta in questo modo. Abbiamo 4 archetti ai lati e 8 archetti in alto e in basso. I 4 archetti laterali saranno la parte che andrà sulle spalle, mentre la parte con gli 8 archetti sarà la parte avanti e la parte dietro del nostro bollerino. Adesso passiamo a fare il giro numero 2.
Per il giro numero 2 andiamo a puntare l'uncinetto all'interno della prima catenella dell'archetto, quello di 2 catenelle, in questo modo, facendo un'altra maglia bassissima, in modo da spostare la lavorazione di un punto. Adesso andiamo a fare 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, filo sull'uncinetto, rientriamo nell'archetto di 2 catenelle e facciamo un'altra maglia alta. In questo modo. Adesso nel secondo giro andremo a realizzare un aumento. Per fare l'aumento andremo a realizzare 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, filo sull'uncinetto e andiamo a realizzare una maglia alta all'interno del primo archetto. In questo modo. Così facendo abbiamo realizzato il nostro aumento. Adesso 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, filo sull'uncinetto e andiamo a lavorare i punti così come si presentano. Puntiamo l'uncinetto nella maglia alta del giro precedente e facciamo una maglia alta. In questo modo. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, filo sull'uncinetto e puntiamo l'uncinetto nella maglia alta successiva e facciamo ancora una maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, filo sull'uncinetto e andiamo a fare una maglia alta sulla maglia alta del giro precedente. Adesso che siamo arrivati a questo punto andremo a fare un aumento sia in questo archetto che in questo. Nel secondo giro gli aumenti andranno fatti sempre nell'archetto precedente e successivo rispetto al punto AB. 3, 4, filo sull'uncinetto e andiamo a fare il nostro aumento puntando l'uncinetto nell'archetto di 4 catenelle prima del punto AB. Ancora 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, filo sull'uncinetto e dove c'è il punto AB andiamo a fare un altro punto AB. Quindi entriamo con l'uncinetto nell'archetto di 2 catenelle, facciamo una maglia alta, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, rientriamo nello stesso punto e facciamo un'altra maglia alta. In questo modo. Adesso nell'archetto successivo andiamo a fare un altro aumento. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, filo sull'uncinetto, entriamo nell'archetto e facciamo una maglia alta. Ancora 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, filo sull'uncinetto e adesso andiamo a lavorare i punti così come si presentano. Su questi 2 archetti andremo a fare l'aumento e la stessa cosa l'andremo a ripetere da quest'altro lato, sia in questo che nell'ultimo. Qui andremo a fare gli aumenti, mentre per le restanti maglie andremo a lavorare i punti così come si presentano. Io continuo fino a un certo punto e poi rivedremo insieme come fare gli aumenti. Sono arrivata di nuovo all'angolo e adesso andiamo a realizzare i nostri aumenti. Facciamo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, filo sull'uncinetto e lo puntiamo all'interno del primo archetto e facciamo la nostra maglia alta. Ancora 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, filo sull'uncinetto e sul punto a V andiamo a fare un altro punto a V. Quindi nell'archetto di 2 catenelle andiamo a realizzare una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, tutti nello stesso punto. Adesso andiamo a fare un altro aumento, facciamo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, filo sull'uncinetto e andiamo a fare una maglia alta all'interno dell'archetto.
Ed ecco realizzato il nostro aumento. Adesso andremo a lavorare i punti così come si presentano. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, filo sull'uncinetto e vado a lavorare una maglia alta sulla maglia alta del giro precedente e continuo così fino alla fine del giro, ricordandomi di fare l'aumento prima e dopo il punto a V. Alla fine del secondo giro la lavorazione si presenta in questo modo. Ho chiuso il secondo giro facendo 4 catenelle e una maglia bassissima puntando l'uncinetto sulla terza catenella che abbiamo lavorato all'inizio. Passiamo adesso alla lavorazione del giro numero 3. Per iniziare il giro numero 3 vado a fare una maglia bassissima puntando l'uncinetto all'interno della prima catenella dell'archetto del punto a V, in questo modo, in modo da spostare la lavorazione. Vado a fare 3 catenelle, 1, 2, 3, più altre 2, 4 e 5. Filo sull'uncinetto, entro nell'archetto e faccio una maglia alta, creando un altro punto a V. Adesso nel giro numero 3 non andremo a fare aumenti, ma lavoreremo i punti così come si presentano. Quindi 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, filo sull'uncinetto e faccio una maglia alta sulla maglia alta del giro precedente. Come vedete la lavorazione è semplicissima. Facciamo ancora 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, filo sull'uncinetto e vado a fare una maglia alta sulla maglia alta del giro precedente. E continuo in questo modo per tutto il giro, realizzando 4 catenelle, una maglia alta sulla maglia alta del giro precedente e un punto a V sul punto a V del giro precedente. Io continuo e ci vediamo alla fine. Ecco come si presenta la lavorazione al termine del terzo giro e per vedere se abbiamo lavorato correttamente, nei laterali, quelli più corti, dovremo avere 6 archetti, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, mentre nella parte lunga dovremmo avere 10 archetti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Adesso vediamo insieme come realizzare il giro numero 4, che si realizza esattamente come i giri che abbiamo visto in precedenza e sarà uguale al giro numero 2, quindi andremo a fare degli aumenti. Puntiamo l'uncinetto all'interno della prima catenella del punto a V e andiamo a fare una maglia bassissima. Dopodiché continuiamo con 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e una maglia alta all'interno dello stesso punto. Come vi ho già detto, il giro numero 4 sarà uguale al giro numero 2, quindi andremo a fare degli aumenti all'interno dell'archetto che precede il punto a V e all'interno dell'archetto che succede il punto a V. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, filo sull'uncinetto e andiamo a fare l'aumento facendo una maglia alta all'interno dell'archetto. In questo modo, ancora 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, filo sull'uncinetto e adesso andiamo a fare una maglia alta su ciascuna maglia alta del giro precedente e continuo in questo modo fino ad arrivare all'angolo opposto dove andrò a fare l'aumento nell'archetto prima e nell'archetto dopo il punto a V. E continuo in questo modo alternando i giri 2 e 3, quindi andremo a fare un giro con degli aumenti e un giro senza aumenti fino al raggiungimento della misura desiderata. Per misura desiderata, scusate il disegno poco professionale, non intendo la lunghezza, bensì la misura della spalla. Perché il bolero risulterà in questo modo. Qui è la nostra magari lunghezza desiderata, perché poi le maniche andremo a realizzarle a parte, a meno che non vi piaccia una manica leggermente più lunga in questo modo.
e poi comunque sempre la manica andremo a realizzarla a parte. Quindi scegliete voi se vi piace proprio con la cucitura giro manica o leggermente con una manica un po' più scesa. Io continuo e ci vediamo alla fine e vi dirò in tutto quanti giri ho fatto. Una volta terminati i nostri giri, il lavoro si presenta in questo modo. In tutto ho realizzato 11 giri per un totale dal lato lungo di 18 archetti, mentre dal lato corto ho 14 archetti. E adesso vi darò anche le misure, perché bisognerà tener conto della parte corta, che è quella del giro manica. Se prendiamo in considerazione i punti che vanno da un punto V a un punto V, quindi la mia circonferenza manica sarà di 30 cm, mentre per la parte lunga, sempre da punto V a punto V, sarà di 41 cm. Quindi avremo una circonferenza totale di 82 cm. Se voi desiderate una taglia in più, vi consiglio di aumentare il numero delle catenelle, l'importante è che sia sempre un multiplo di 5, dato che le maglie sono composte da 4 catenelle e una maglia alta, quindi l'importante è avere sempre un multiplo di 5. Se invece desiderate un collo leggermente più a barchetta, rimanete sempre con un numero di catenelle multiplo di 5, ma andremo ad aumentare un giro nella parte lunga e diminuiremo un giro nella parte corta. Quindi all'inizio, anziché fare qui 4 archetti, ne andremo a fare 3 e anziché farne 8 dal lato lungo ne andremo a fare 9. Quindi sposteremo leggermente la lavorazione, se vogliamo un collo a barchetta. Adesso andremo a piegare a metà la lavorazione in questo modo, facendo combaciare il punto a V con il punto a V del lato sotto, e per farlo ci aiuteremo con un marcapunti, sia da un lato che dall'altro. In questo modo otterremo il foro per le maniche. Adesso non ci resta che unire i punti segnati appunto dal marcapunti. Partiremo da qui, che è il lato di chiusura del giro. Pieghiamo il nostro bollerino in modo da avere il forro della manica qui davanti a noi. Possiamo togliere il marcapunti, prendiamo l'uncinetto ed entriamo nella prima catenella del punto a V e facciamo una maglia bassissima per spostare la lavorazione. Filo sull'uncinetto, entro nell'archetto del punto a V, quello di 2 catenelle, e faccio una maglia alta in questo modo. Adesso nuovamente filo sull'uncinetto, prendo il secondo punto a V dove avevo il marcapunti, entro nell'archetto e vado a fare un'altra maglia alta, allargando in questo modo anche un po' la manica. E adesso continuo con la mia classica lavorazione. Nell'archetto successivo andremo a fare un aumento, quindi 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto delle 4 catenelle e faccio una maglia alta. Ancora 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, filo sull'uncinetto, entro nella maglia alta del giro precedente e faccio un'altra maglia alta. In questo modo stiamo allungando ancora il nostro top, perché altrimenti risulterebbe troppo corto, e poi passeremo alla lavorazione delle maniche. Intanto continuo a lavorare i punti così come si presentano fino ad arrivare al marcapunti successivo. Una volta arrivati al marcapunti successivo, nell'ultimo archetto andiamo a fare un aumento, quindi ripetiamo la nostra sequenza di 4 catenelle e una maglia alta all'interno dell'archetto. In questo modo. Adesso ancora 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, filo sull'uncinetto, entriamo nel punto a V segnato dal marcapunti e facciamo una maglia alta. Filo sull'uncinetto, entriamo nel secondo punto a V dell'altro lato e facciamo un'altra maglia alta.
Adesso nell'archetto successivo andremo a fare un aumento, quindi faremo 4 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo nell'archetto di 4 catenelle e facciamo una maglia alta, ancora 4 catenelle e andiamo a fare una maglia alta sulla maglia alta del giro precedente e continuiamo in questo modo fino ad arrivare nuovamente all'inizio del giro. Arrivati in questo punto, al termine del giro, andremo a fare l'ultimo aumento sull'ultimo archetto, quindi andiamo a fare 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, filo sull'uncinetto e vado a fare una maglia alta all'interno dell'archetto. Adesso andiamo a chiudere il giro e per farlo faremo ancora 4 catenelle che andremo a chiudere con una maglia bassissima all'interno della prima maglia alta che abbiamo lavorato all'inizio. In questo modo. Adesso ci spostiamo nell'archetto che si è venuto a creare e facciamo un'altra maglia bassissima per spostare la lavorazione. Ora avvieremo il prossimo giro facendo 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, filo sull'uncinetto e andremo a realizzare una maglia alta sulla maglia alta del giro precedente. In questo giro e nel prossimo non andremo più a fare aumenti, quindi andremo a lavorare i punti così come si presentano, facendo 4 catenelle e una maglia alta su ogni maglia alta del giro precedente. Io continuo e ci vediamo a metà del giro quando arriverò nuovamente al marcapunti. Arrivata nuovamente al mio marcapunti, vado a fare adesso 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, filo sull'uncinetto e vado a fare una maglia alta al centro dello spazio che si è venuto a creare facendo le 2 maglie alte al giro precedente. In questo modo. Di nuovo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, filo sull'uncinetto e faccio una maglia alta nella maglia alta del giro precedente e continuo in questo modo fino alla fine. Una volta arrivata al termine del giro vado a fare ancora 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e vado a chiudere con una maglia bassissima all'interno della terza catenella che abbiamo fatto all'inizio, 1, 2 e 3. In questo modo. Adesso inizio il penultimo giro lavorando i punti così come si presentano. Quindi rifarò le mie 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, filo sull'uncinetto e vado a realizzare una maglia alta nella maglia alta del giro precedente e continuo così fino alla fine del giro per poi fare l'ultimo che sarà un giro di bordura di sole maglie basse. Terminati gli ultimi 3 giri, il lavoro si presenta in questa maniera. Ho fatto 15 giri in tutto, la lunghezza è di 45 cm, quindi significa che il girovita sarà di 90 totali, mentre l'altezza partendo dallo scollo è di circa 16 cm e l'altezza presa dalle spalle è di 21. Adesso passiamo alla rifinitura, quindi andremo a fare un bordino nella parte bassa del top di sole maglie basse. E riprendiamo da dove abbiamo chiuso il giro e andiamo a fare 4 maglie basse nell'archetto di 4 catenelle, e una maglia bassa nella maglia alta del giro precedente. 4 maglie basse nell'archetto, 1, 2, 3 e 4 e una maglia bassa all'interno della maglia alta del giro precedente. E continuiamo in questo modo per tutto il bordo della parte inferiore del top. Se volete, qui per non perdere l'inizio del giro, potete mettere tranquillamente un marcapunti. Io continuo e ci vediamo alla fine per poi fare le maniche.
Terminato il nostro bordino di maglie basse, possiamo passare alla realizzazione delle maniche. Per realizzare le maniche partiremo dalla maglia alta centrale che abbiamo realizzato per chiudere l'incavo della manica e continuare la lavorazione per allungare il nostro bolerino. Realizziamo un cappiolino di base ed entriamo con l'uncinetto esattamente al centro della maglia alta, qui, in questo punto. Agganciamo il cappiolino, stringiamo leggermente e lo portiamo fuori e andiamo a chiudere con una catenella. Adesso procederemo realizzando 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ci siamo agganciati in questo punto, quindi nella maglia alta centrale della manica, dell'incavo della manica. Facciamo le nostre 7 catenelle e ci andiamo ad agganciare in questa maglia alta, saltando questi due. Filo sull'uncinetto. Abbiamo detto che salteremo questi due e ci agganceremo alla prima maglia alta che costituirà l'archetto. E andiamo a fare una maglia alta, creando così il nostro archetto. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, filo sull'uncinetto e andiamo a realizzare una maglia alta nella maglia alta del giro precedente. E continuiamo in questo modo per tutto il giro della manica. Una volta che siamo arrivati a questo punto, vado a realizzare altre 4 catenelle e vado a chiudere con una maglia bassissima all'interno della terza catenella che abbiamo lavorato all'inizio del giro. Inizio a realizzare il secondo giro della manica con 7 catenelle, filo sull'uncinetto e vado a realizzare una maglia alta nella maglia alta del giro precedente. E continuo in questo modo per tutto il giro e per tutti gli altri giri che verranno a seguire. Io realizzerò una manica della lunghezza di circa 50 cm. Voi potete scegliere la misura che più vi piace. A me verrà abbastanza lunga, quasi a coprire la mano. Voi, se preferite farla più corta, prendete la misura con il centimetro. Questa è la manica completata. Qui nel primo punto ho inserito un marker e da questo punto in poi ho fatto un totale di 37 giri per una lunghezza di 47 cm. E con le maniche si va a completare il nostro bolerino barra coprispalle, che è l'ideale per questo periodo di transizione tra l'estate e l'autunno, in quanto non risulta né troppo pesante né troppo leggero, anche perché è un modello abbastanza traforato e realizzato in cotone. È adattissimo per le uscite serali perché, come abbiamo ben visto, il giorno è caldo ma la sera comunque rinfresca un pochino e qualcosa sulle spalle, almeno per chi come me è freddolosa, va più che bene. Come avete visto, il capo è semplicissimo da realizzare e con la tecnica del top down faremo molti altri progetti. Questo sarà l'ultimo progetto per la stagione estiva, perché poi ho molte idee per la stagione autunnale. Spero che abbiate trovato facile seguire il tutorial e grazie per la compagnia. Alla prossima!